Benvenuti in questo nuovo episodio sulla rubrica I numeri della data di nascita. Oggi parliamo del 21, ormai siamo quasi giunti al termine, ci manca soltanto il 22 che farò nei prossimi giorni. Dunque ci troviamo nei numeri più alti tra i 22 numeri, che vi ricordo sono anche i 22 arcani maggiori dei tarocchi. Dunque il 22, come vedremo dopo, viene rappresentato dal mondo. Ok, dunque ci troviamo praticamente da un certo punto di vista l'ultima delle carte, perché poi c'è una carta extra che sarebbe il 22, che viene, diciamo, non ha un numero se guardiamo le carte dei tarocchi. Viene chiamata il matto, ma di questo ne parleremo nel prossimo episodio. Oggi parliamo del 21. Immaginate di intraprendere un viaggio, la scalata di una montagna importante. Dunque, immaginate di arrivare su in cima, sulla vetta della montagna, dopo un difficile, un arduo, un faticoso cammino. Ecco, il 21 è quello che fa nella vita, è quello che sente di fare nella vita. È spinto da questa forza, da questa voglia di realizzarsi, di riuscire. È un po' come scalare la montagna. Si impegna, vuole mostrare agli altri di essere una persona di successo, di essere una persona realizzata, ed è un po' come scalare quella montagna. Dunque arrivare su in cima di quella montagna dopo aver aver camminato, aver lottato contro gli agenti esterni, contro le intemperie, contro il vento, contro tutte le difficoltà. Prima di parlare del 21 vi ricordo di mettere un like e di seguirmi per non perdere i prossimi video. E adesso partiamo con la sigla. Ed eccoci qui con un nuovo video sui numeri della data di nascita, il 21. Che cos'è il 21? Chi è il 21? Chi ha il 21 nella propria mappa sono persone che hanno bisogno di sentirsi realizzate. Sono persone che vogliono e hanno la necessità proprio di sentirsi realizzate non soltanto da un punto di vista. Se guardiamo la carta del 21, potete notare che agli angoli di questa carta ci sono 4 visi, 4 personaggi, 4 volti, e sono in alto abbiamo un angelo e un'aquila. L'angelo rappresenta la parte spirituale, mentre l'aquila rappresenta la parte intellettuale. Poi giù abbiamo il bue o un toro, che rappresenta la parte materiale, e poi un leone che rappresenta la parte emozionale, sessuale. Ecco, il 21, per poter esprimere il massimo, per poter star bene, ha bisogno di realizzarsi sotto questi 4 aspetti. Dunque l'aspetto spirituale, intellettuale, materiale, emozionale e sessuale. I 21 sono come un grande albero, un albero maestoso che affonda le radici sulla terra e dunque è stabile, saldo sulla terra, mentre su in alto i suoi rami non sono più in balia delle tempeste, sono liberi e non più influenzati appunto dalle tempeste. Ecco, questo è come dovrebbe sentirsi un 21, questo è quello che ha bisogno di sentirsi il 21, cioè essere allo stesso tempo stabile, saldo, ma libero. Il 21 simboleggia l'arrivo, simboleggia la piena consapevolezza e il libero arbitrio. Non vuole più essere legata alle catene del passato, non vuole essere legata
a quei pensieri che avevamo nel 20, dunque legata alle opinioni degli altri, legata alle regole dell'uomo, no? Ma essere libera di essere libera di essere, sì, è proprio così. Col 21 arriviamo a sfruttare il nostro pieno potenziale. Deve essere centrato, consapevole e connesso con l'universo. Si sente parte di un sistema più grande, dove ogni elemento è interconnesso. I 21 sono predisposti al successo. Ricercano, proprio hanno una sorta di predisposizione alla ricerca di quelle situazioni che gli permettono di realizzarsi sotto quei 4 livelli che abbiamo visto in precedenza. Sono quelle persone che in classe si mettono ai primi posti, sono quelle persone che alzano la mano quando devono rispondere, quando fanno una domanda. Sono persone che cercano e frequentano locali alla moda, in modo che possano sentirsi realizzate. Sono persone che sono attirate da queste persone di successo, sono persone che vanno alla ricerca, che frequentano persone realizzate. Sono quelle persone che si impegnano per raggiungere il successo. In conflitto sono persone che, se non si sentono realizzate, soffrono. Sono persone che lavorano duramente e se questo lavoro duro che fanno non porta dei risultati, non gli permette di realizzarsi, allora cadono in uno stato, diciamo, di sconforto, di demotivazione. Sono spinti a crescere intellettualmente, sono spinti a fare imprese che in qualche modo deve portarli ad essere riconosciuti, e se non vengono riconosciuti per essere appunto delle persone di successo o comunque persone realizzate, allora soffrono e cadono sempre in questo stato di sconforto, di demotivazione. Se non riescono a esprimere il loro pieno potenziale, se non riescono a dimostrare appunto di essere persone realizzate o comunque di realizzarsi, allora si sentono insoddisfatti, bloccati e limitati. Anche nelle relazioni hanno bisogno di una relazione con un partner che le faccia sentire realizzate. Se non si sentono libere, se non possono esprimere la loro libertà, allora si sentono intrappolate. Hanno anche questo obbligo, no? Questa spinta a dover mostrare e dimostrare di essere impeccabili. Ecco, queste sono più o meno le caratteristiche del 21. Vediamo quali sono invece le parole chiave del 21. Realizzazione, anima, mondo, pienezza, successo, eroismo, genio, danza, estasi universale, compiutezza, totalità, fama, donna suprema, potenzialità, perfezione, donna ideale, donna incinta, sesso femminile, portare a termine, completamento, lieto fine, notizia, parto, nascita, universo, espansione massima, spiritualità, clausura, senso di fallimento, egocentrismo, finta perfezione, prigionia. Queste erano le parole chiave del 21. Dobbiamo contestualizzare queste parole, questi termini, sulla base naturalmente delle esperienze, diverse, delle situazioni, dei ruoli che noi abbiamo nella nostra vita. Noi abbiamo tantissimi ruoli perché siamo figli, ma siamo anche genitori, siamo compagni, siamo amici, siamo colleghi, magari siamo anche titolari di qualche azienda dove abbiamo dei dipendenti. Ecco, questi termini vanno contestualizzati a seconda del ruolo che noi abbiamo e dunque delle situazioni che si verificano, degli stati d'animo e tanti altri fattori che portano comunque a cambiare interpretazione a seconda appunto di cosa stiamo vivendo e quando e con chi. Continuo a ricevere dei messaggi anche un po' particolari. Allora, voglio dire una cosa a proposito di questa numerologia, ma penso di dirla anche per tutte le numerologie. Questa numerologia
non fa divinazione, cioè noi non possiamo fare divinazione con la numerologia, perché noi non possiamo sapere che cosa avverrà dopo. Con questa numerologia, con questi numeri, noi possiamo scoprire quali sono le nostre caratteristiche, quali sono i nostri potenziali, quali sono i nostri possibili conflitti qualora noi vivessimo non in armonia. Ok? Dunque non si può fare divinazione, non facciamo divinazione. Io, tra l'altro, non credo che si possa fare divinazione neanche con i tarocchi. Poi ciascuno è libero di fare, di proporsi, di fare, di dire quello che vuole. Io non giudico nemmeno le persone che dicono che si possa fare divinazione, dunque ognuno ha il suo. Io parlo soltanto per il mio, dunque per me, per quello che io penso, e penso che non si possa fare divinazione. Non posso sapere se domani arriverà un lavoro, non posso sapere se domani troverò la persona, l'amore della mia vita. Non posso sapere che cosa accadrà domani. Se avessi questo potere potrei fare veramente tantissime cose. Se avessi questo potere, ok? Purtroppo non ce l'ho. Non ce l'ho e non posso dire che cosa accadrà domani, ok? Posso però invece scoprire, sapere quali sono le mie potenzialità, quali sono i miei talenti. E dunque, siccome so che ho un potere che mi può permettere di decidere, prendere delle decisioni, di far sì che domani le cose cambino come io voglio, non come mi dicono le carte o come mi dicono i numeri, come io voglio. Dunque posso decidere domani di impegnarmi su uno dei miei potenziali talenti, dunque di creare quelle situazioni, quelle condizioni che mi permettono di sviluppare quel talento e di far sì che la mia vita cambi, non grazie ai numeri perché me l'hanno detto i numeri, ma grazie al mio lavoro, grazie al mio potere personale, grazie alle decisioni che prenderò, all'impegno, al sacrificio, a tutta una serie di cose che appartengono al mio potere personale e non ai numeri o alle carte. Ecco, questo dovevo dirlo. Detto questo, ti ricordo che puoi guardare, se tu hai questo numero, il 21, ma qualsiasi altro numero, o meglio, puoi guardare quali numeri hai nella tua mappa andando sul mio sito all'indirizzo numerologiaesoterica.com. Lì trovi la mappa dei bisogni, chiamata anche mappa dei talenti, e cliccando su mappa dei bisogni viene fuori proprio la pagina dove tu devi inserire la tua data di nascita e solo la data di nascita, perché questa numerologia prende soltanto la data di nascita. Cliccando poi verranno fuori tutta una serie di numeri e di immagini, e cliccando su quelle immagini potrai leggere il significato di quel numero. Il significato che leggerai riguarderà quel numero, non il numero in qualsiasi posizione della mappa, perché anche lì bisogna contestualizzare che cosa? Il comportamento di quel numero all'interno di quell'ambito, perché un numero, a caso il 5, averlo nella personalità profonda o come strumento generale o come conflitto è differente. Averlo nel nido, che sarebbe l'abitazione, la casa dove vivi, o averlo nel sociale è differente. Dunque bisogna leggerlo anche in funzione della posizione sulla mappa. Sempre sullo stesso sito trovi i miei libri, trovi articoli, trovi tarocchi e tanto altro materiale. Poi naturalmente questo sito si arricchirà pian piano con il tempo. Trovi anche questi video. Dunque, per poter utilizzare la mappa ti devi registrare. Ti ricordo anche di seguirmi su YouTube. Se vuoi vedere i prossimi video, se non vuoi perderti i prossimi video, clicca per seguirmi e per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Se vuoi scrivermi, questo è il mio numero, puoi scrivermi su WhatsApp, farmi qualsiasi domanda, ti risponderò con piacere. Per questo episodio è tutto, col 21 abbiamo terminato. Ci vediamo al prossimo episodio dove parlerò del 22, il matto. Ciao!